Quando compie 21 anni, Tim scopre da suo padre che tutti i maschi della famiglia sono in grado di viaggiare nel tempo. Sulle prime, sicuro che il papà stia delirando, Tim scopre presto che è tutto vero e che la cosa si può rivelare molto utile. Solo questo, non tutti e due. No, a me piacciono. Tim, mi spalmi la crema? Assolutamente sì. Piuttosto sollecito. Oh no! No! No, no, no! Oh no, no! Ma... No, 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 no! No, Tutto no. ok? Ce l'ho nei capelli? Sì. Tim, mi spalmi la crema? Certo, un secondo solo. Ok. Grazie. Ecco. Oh, bello. È la mia specialità. I suppose when we meet Tim, he's a young man, he's 21. He's a happy sort of a guy. His base level is pretty happy. Default setting is pretty, content with life, but he doesn't have a girlfriend and he's very awkward with the ladies and is already looking for love kind of thing at 21. I think the genesis of the movie was a conversation with a friend about what would you do if you were told this was your last day. And we both decided that we wouldn't want to win an Oscar or, go paragliding, that we just want a very normal day at home, giving breakfast to the kids, doing the things you normally do, seeing your friends, having dinner with the family and stuff. And I thought that's such a kind of interesting observation to me that obviously it went through my mind, how could I write a movie, the climax of which was that decision? And I thought, well, it would probably have to be someone who can manipulate their final day or manipulate their life in some way to come to that conclusion. And I think I then thought, oh, if you could time travel, and therefore you would think, where would I go to? Which bits of my life would I go to? And the answer is, you just go to the bit of your life you're in at the moment, which is just full of the same joys that every day should be. So it came about as a result of a conversation with Simon. Tim si innamora perdutamente di Mary e non tarda ad usare i suoi peculiari poteri per costruire la migliore relazione possibile. Il problema è però non farsi prendere la mano e non combinare troppi guai tra un andirivieni temporale e l'altro. Dio! Tutto bene? Sì. Scusa. È tutto ok. Si apre davanti. Che cosa? Si apre da davanti. Sì, no, sì, certo. Ok. Grazie. Prego. Oh, molto bene. Sono sicuro che andrà meglio la prossima volta. A me è sembrato molto bello. Certo, no, è stato bello. Anzi, se mi dai solo un minuto... Ok. Ciao. Pericolose. Oh, conosci bene i reggiseni? Mi piace pensare di sì. Sei forte. Certi fanno un bel casino la prima volta. Dilettanti. She's far, far away from home, kind of just trying to find her feet at the beginning of the movie. She's a young professional reader at a publishing house, and
kind of trying to find her way, a little insecure, and she's I like to call her, Mary quite contrary, because she's got this funny mix of confidence and then total insecurity. The theme is that life is beautiful in its entirety. Everything is. You don't have to. The celebrations can already begin. You don't have to strive for this. You don't have to schedule feeling happy until you get that, or until you get that bit of money, or that girl, or that, you can start now. Questione di tempo potrebbe essere l'addio al cinema di Richard Curtis, più famoso come sceneggiatore di Notting Hill e 4 matrimoni e un funerale, nonché regista in proprio con Love Actually. Per questa storia sentimentale corretta con paradossi temporali, Curtis ha voluto come protagonista il giovane Domhnall Gleeson. È lei. È lei. Vai, ce la puoi fare. Scusa. Ciao. Ciao. Ma come stai? Sto bene, bene. Che bello rivederti. Io non ti ho mai visto prima d'ora. Oh no, cazzo. Sì. No, certo che no. No, scusa, credo che tu mi abbia scambiata per qualcun'altra. Sì, no, tu ti chiami Mary. Questo è proprio strano. E tu come lo sai? Hai una faccia da Mary. In che senso? Mia madre si chiama Mary. Perciò somiglio a tua madre? No, sei molto più carina. Hai una bella frangetta, comunque. Oddio, è nuova e mi pare troppo corta, ma... Beh, oddio, grazie. Senti, è stato davvero carino conoscerti e penso di dover andare perché la mia amica mi aspetta e tu... Ok, no, Sei un perfetto sconosciuto. Un perfetto sconosciuto. Sì, ok, è una cosa folle. Sì, capisco. più o meno. I think the film is probably the most personal one he's written. That's how it feels to me. The first time I met him, he told me it was the last one he was going to direct. And it was a real shock, but I think it's for the same reasons. What they talk about in the film, family and making time to enjoy and appreciate the short amount of time that you have. These are things that he really cares about. This isn't something he does for films. It's something that really matters to him. And so he wants to be around his family and to enjoy being alive and not being stressed on a film set and all those sort of things. So I'll be very sad if it's the last film he does, but I'll understand. Well, there are two answers to the question about whether or not it's my last film. One is, I think it's a good thing that I should feel that it might be, because, as it were, I've caught up with the things that I'm interested in. So it is a film that, as it were, particularly with the death of my dad and with having children and everything, deals with things that I'm interested in up till now. So I feel as though I'm up to date. And so this is the last film I want to make now. Let's put it that way. But also, there is an interesting wider philosophical issue, which is that if you make a film about the delight of the normal texture of your life, if you can live it without tension, perhaps what you shouldn't do then is make another film, because it's impossible to be happy when you're making films, because they're very intense. A mo' di portafortuna, Curtis ha usato ancora una volta il simpatico Bill Nighy nella parte di un papà molto ironico e istrione. L'oggetto del desiderio è qui Rachel McAdams, in un ruolo pensato in origine per Zooey Deschanel. Rachel era già stata sposata con un viaggiatore temporale, interpretato da Eric Bana, in Un amore all'improvviso. Time travel it is so romantic. It's it pulls on that idealistic side of us and that dreamer part of you. So what if I could do it all over again, but that the idea at the end of it is maybe just do it once really well, or give it your best shot, and because you really can't go
we mere mortals, not living in the film world, can't go back. So, you know, simple but worth telling that story, I think. Ok, ho una brutta notizia. Stai morendo? No, non così brutta. Sto morendo io? No, sono arrivati i miei a Londra e verranno a trovarmi. Oddio, genitori. Genitori americani? Quando? Adesso. Sì, me l'avevano detto e io non te l'ho detto. E di solito non vengono, invece vengono. Adesso? Adesso. È meglio se ti metti i pantaloni. Oddio. Ok. Mi dispiace. Sanno che io esisto? Sì, ho accennato a qualcosa, ma non sono andata nello specifico. Sì, sono molto conservatori, perciò non quei pantaloni. Ok, sì. Oddio. Ok. Puoi prendere tempo. Prendi tempo. Salite pure.